Dunque, perciò lì siamo ritornati. E quando siamo ritornati alla Joya, e io ero di ritorno all'Istituto Salk, ho cominciato a pensare al futuro, cioè dice cosa farò, perché il lavoro sui virus era essenzialmente completato, c'erano ancora cose che si potevano fare, ma non mi sembrava che valesse la pena spendere il resto della mia vita su quello. E ho pensato perciò che era interessante cominciare a lavorare appunto su sistemi più complessi, su sistemi, il sistema che mi ha attratto la mia attenzione è stato il cancro, sempre nell'area cancro, perché tutto quello di prima era anche area cancro, però un cancro vero e proprio, il cancro del seno. E la ragione che avevo scelto questo è due ragioni. Uno perché è un cancro molto numeroso, che colpisce molte donne, e l'altro perché c'era la moglie di un mio caro amico al Caltech, aveva sviluppato questo cancro. Perciò mi sentivo in certo qual modo che fosse il mio dovere di cercare di lavorare in questo campo, perché insomma, perciò il cancro attaccarlo direttamente piuttosto che indirettamente, come avevo fatto prima. E lì naturalmente immediatamente la complessità si è vista, cioè va bene parlare di cancro del seno, ma il seno, che cos'è il seno? Quali sono le cellule presenti? Com'è che si distinguono l'una dall'altra? Come si sviluppano, eccetera. E perciò abbiamo cominciato a studiare, mi sono concentrato sopra il ratto, perché è un animale abbastanza buono per questo tipo di lavoro, studiando sia la formazione dello sviluppo della mammella del ratto, i tipi cellulari che si possono trovare nel ratto e fare culture di cellule per vedere come si comportano. Insomma, con un piccolo numero di collaboratori abbiamo già fatto parecchio progresso in questo campo. Poi una cosa che era molto importante, che avrebbe meritato di essere sviluppata di più di quello che noi la sviluppammo, è che ho deciso, insomma, ci volevano dei mezzi per identificare le varie cellule che ci sono. E naturalmente uno dei mezzi è semplice, quello del microscopio, sì, ma quello è molto grossolano, per cui parlare di geni non si poteva, perché non si sapeva niente dei geni. Allora l'unica cosa che si poteva fare è andare al punto dopo dei geni, cioè le proteine. E per studiare le proteine, il mezzo che c'era a disposizione loro erano gli anticorpi monoclonali, che sono degli anticorpi, appunto sono sostanze, molecole che si legano specificatamente ad uno tipo di proteina. Si chiamano monoclonali perché il clone è tutto il numero di cellule derivate da una cellula unica, erano monoclonali perché tutte le cellule di questo complesso che produceva l'anticorpo producevano un tipo di anticorpo, che normalmente, se si prendono le cellule tutte insieme dell'organismo, del sangue, la produzione di anticorpi è enorme di numero, ma ciascuno è prodotto in quantità minime, perciò non serve. Perciò la tecnologia per fare questi anticorpi monoclonali era stata sviluppata in Inghilterra, anzi io conoscevo conoscevo bene una delle persone coinvolte in questo, per cui abbiamo deciso di adottare questo metodo dei monoclonali. E così abbiamo costruito un numero di anticorpi monoclonali che riconoscevano ciascuno un tipo cellulare. Questo ci ha permesso perciò di cominciare a costruire come questi tipi cellulari cambiano, come l'evoluzione, lo sviluppo, insomma, di questi tipi cellulari. E questo ha chiarificato abbastanza le condizioni di sviluppo della ghiandola mammaria. Una cosa che sarebbe stata molto interessante, che purtroppo non l'abbiamo perseguita, è che abbiamo anche fatto anticorpi monoclonali contro il cancro mammario e avevamo individuato, questo è sempre nel ratto però, non nell'uomo, avevamo individuato degli anticorpi monoclonali specifici per il cancro. Infatti al giorno d'oggi ci sono anticorpi specifici per il cancro mammario che sono usati in terapia.